Buongiorno a tutti e bentornati sul canale Valoroso IT. In tanti mi avete chiesto come è andata a finire la situazione del Commodore Plus 4 o Plus 4 come lo volete chiamare, che ho acquistato su eBay e vi ho mostrato nello scorso video. Allora, la situazione è andata molto bene e adesso vi spiegherò tutti i dettagli. Per chi non avesse visto lo scorso video, vi riassumo un attimino la situazione. Avevo visto questo Commodore Plus 4 su eBay da un venditore inglese. Il computer mi piaceva abbastanza, aveva delle piccole macchie sulla tastiera ma cose di poco conto ed era testato e funzionante. Il venditore aveva accettato una mia proposta d'acquisto e quindi aveva scontato un po' il prezzo. Ad ogni modo, tra trasporto e tasse di importazione dall'Inghilterra avevo speso altri soldi, insomma, non era propriamente economico, però per un Commodore Plus 4 testato e funzionante il prezzo ne valeva la pena. Già il computer era arrivato con un certo ritardo. Me lo aspettavo a metà marzo, era arrivato a fine aprile, per cui avevo dovuto aprire una prima contestazione per fare in modo che cercassero dove si trovava il pacco con il mio computer. Quando è arrivato il computer ero tutto contento, avete visto il video, nella prima parte ero piuttosto felice, poi dopo è un pochino calata la situazione, l'umore è andato un po' scemando, ecco, mettiamola così. Quando ho ricevuto il pacco, l'ho aperto insieme a voi, l'abbiamo visto, non era imballato benissimo in realtà. C'era poco elemento di imballaggio per cui il computer poteva ballare all'interno del pacco danneggiandosi. La prima cosa che ho fatto è stata provare le tensioni di alimentazione dell'alimentatore, prima di collegarlo al computer ovviamente. Ed è subito saltato il fusibile. Io dico, se il computer doveva essere testato e funzionante, difficile che tu lo attacchi e ti salta il fusibile direttamente, senza nemmeno collegare il computer poi peraltro. Sostituito il fusibile, l'alimentatore ha funzionato. Però quando ho collegato il computer al televisore per vedere, insomma, la classica schermata del Commodore Plus 4, niente, schermo nero. A quel punto, immagino che abbiate notato, il mio umore nel video è proprio crollato. Non sapevo infatti nemmeno se pubblicarlo quel video perché, insomma, è stata un po' una delusione. Non me l'aspettavo un computer non funzionante, anche perché l'avevo pagato per funzionante. In tanti mi avete suggerito di aprire una contestazione al venditore. Alcuni dicevano no, ma magari non è colpa sua, è stata colpa del trasporto. Altri dicevano no, ma il venditore era in malafede, te l'ha spedito già rotto e lui non l'ha mai provato. Allora, il dubbio io ce l'ho, sinceramente, anche perché il venditore non è mai riuscito a inviare delle foto con il computer acceso. Però fa niente, non è questo il punto. Io ho aperto la contestazione su eBay in maniera piuttosto gentile e delicata, non accusando nessuno. Adesso vi mostro tutto l'elenco dei messaggi, così potete controllare voi stessi che io non abbia insultato assolutamente nessuno. Essendo il venditore inglese, gli ho scritto un primo messaggio molto tranquillo proprio nella sua lingua, che insomma con il mio inglese super che nemmeno Shakespeare avrebbe potuto scrivere una cosa del genere. Bene, ve lo traduco direttamente. Buongiorno, sono veramente triste di informarti che il computer non funziona. Ho provato a collegarlo all'alimentazione e alla televisione, ma anche se la luce rossa si accende, l'immagine non viene mostrata sul televisore. Io veramente mi aspettavo un computer funzionante, perché tu avevi scritto testato e funzionante, ma non lo è. Mi aspetto un rimborso, in modo da provare ad aggiustare il computer se possibile. Grazie e distinti saluti, Amedeo. Insomma, messaggino abbastanza tranquillo, nessun insulto, si raccontava semplicemente quella che era la realtà dei fatti e che avete notato anche voi nel video, tra l'altro. Il venditore a questo punto mi ha risposto. Era perfettamente funzionante prima di spedirlo, completamente testato. Sospetto che il danneggiamento può essere causato dal trasporto. Fammi controllare. Ti assicuro che tu sarai completamente ricompensato. Beh, in qualche modo il venditore mi ha tranquillizzato. Se il computer non funziona, mi rimborsa, perfetto, meglio così. Gli rispondo ringraziandolo. Salve, grazie. Peraltro lui neanche mi aveva salutato, mi aveva scritto direttamente la frase, così com'era. Comunque io sempre buongiorno, hello, grazie. Attendo la tua ricerca, insomma, fammi sapere.
Sono molto triste per questo Commodore, io veramente mi aspettavo che fosse funzionante. Fammi sapere il prima possibile. Grazie, saluti, Amedeo. Quindi anche in questo caso, come notate, mi sono comportato in maniera educata. In effetti tanti mi avete detto, ma magari non è colpa sua, l'ha spedito funzionante. Io infatti sono partito molto delicato. Dai, se non vi sembrano delicate queste frasi ditemelo e fatemelo sapere nei commenti che le farò ancora più delicate dovessero capitarmi situazioni come queste. Ma spero di no, ovviamente. Il venditore a questo punto mi scrive, senza nemmeno dire ciao, niente. Accetteresti un rimborso parziale? Ho smesso anch'io di salutarlo a questo punto. Dipende dall'ammontare del rimborso, gli ho detto. Considera anche che io ho speso un po' di soldini tra trasporto e tasse di importazione e ora mi trovo un computer che non funziona, fammi sapere. Basta, da questo punto in poi il venditore non si è più fatto vivo. Dopo un paio di giorni gli ho scritto sollecitando la sua offerta di rimborso. Dopo altri 2 giorni, quindi ne sono passati 4, ho cominciato a preoccuparmi. Insomma, non mi risponde più, prima mi dice che mi rimborsa e poi sparisce. A questo punto gli ho scritto: ciao, ci sono problemi? Non ho ancora ricevuto niente da parte tua. Insomma, a questo punto cominciavo a spazientirmi. Indovinate un po'? Il venditore apre una controversia nei miei confronti a questo punto. Chiede a eBay di intervenire e scrive: l'oggetto era completamente funzionante, testato e in buone condizioni quando l'ho spedito al centro di smistamento. Il danneggiamento può essere stato causato dal trasporto. E certo, lui può anche aver ragione che il prodotto è stato danneggiato dal trasporto, però io l'ho ricevuto rotto. A questo punto ci siamo rimessi alla decisione di eBay. Dopo un po' di tempo mi è arrivata un'email comunicandomi che la decisione era stata presa e che eBay aveva deciso di rimborsarmi completamente. Infatti nel riepilogo della controversia si vede che io sono stato completamente rimborsato sia il totale del computer, sia le spese di spedizione che le spese di importazione, per un rimborso che copriva quindi il totale di quanto io avevo speso, senza nemmeno dover rispedire il computer indietro. Cioè, veramente, ci sono rimasto molto bene. Dall'altro lato mi sono anche un po' messo nei panni del venditore. Io ero in buona fede, l'avete visto anche voi nel video, il computer non funzionava, ma supponiamo veramente che lui l'abbia spedito funzionante, insomma, ci avrebbe smenato dei soldi. Poi in pratica non è stato così, perché io ho telefonato al centro d'assistenza di eBay e mi è stato spiegato che in questo caso, ma in questo caso specifico, eBay ha preso una decisione di rimborsarmi lui. Quindi il venditore è stato pagato da eBay, il trasportatore è stato pagato da eBay e io sono stato rimborsato da eBay. In questo caso è stata una strategia che ha fatto contento me, contento il venditore, probabilmente contento lo spedizioniere, un po' meno contento eBay. Però, diciamo, io mi reputo soddisfatto di questa cosa perché almeno sono stato rimborsato del computer che ho comprato e non funzionava. Tra l'altro ho notato che il venditore mi aveva anche lasciato un feedback positivo, quindi feedback positivo, computer rotto, in omaggio, e ho visto che nemmeno posso lasciare un feedback al venditore. Secondo voi avrei dovuto lasciargli un feedback positivo o negativo? D'altro canto, lui si è tirato un attimino indietro col discorso del rimborso, è stato eBay che mi ha rimborsato. Allora, mi avete anche chiesto, vedremo un video sulla riparazione di questo Commodore Plus 4? Non credo, ragazzi, mi spiace, non credo. Non ho molto tempo e soprattutto ho una coda di lavori ancora in arretrato, tra cui la tastiera del Commodore PET che ho acquistato un po' di tempo fa, che ancora non funziona. Se vi ricordate la riparazione dell'Amiga 500 mi mancava il floppy disk drive da inserire all'interno. Poi ho acquistato degli Spectrum con la membrana danneggiata, anche quelli dovevo cambiarli. Insomma, secondo me io questo Commodore lo spedisco a un riparatore, faccio prima, così me lo ripara lui e io ho più tempo per portare avanti gli altri progetti. Tra l'altro ho notato che siamo quasi a 2000 iscritti sul canale YouTube. Se vi fa piacere e non siete ancora iscritti, potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. In questo modo mi aiuterete a condividere la passione per i retrocomputer e l'elettronica vintage con più persone possibile. Un saluto da Amedeo Valoroso!